Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci, tendenze energetiche generali per la seconda metà di luglio 2024. Abbiamo la carta del Papa. Amici dei pesci, quando c'è il Papa si può parlare di un qualche tipo di ufficializzazione, qualche tipo come vi posso dire? Mi viene coming out. Magari per qualcuno risuona, però è il mettersi alla luce, darsi a vedere. Ho come questa sensazione in questa lettura. Diciamo che quando c'è la carta del Papa si parla di una guida, qui potrebbe essere che qualcuno di voi si trasformi in una guida o magari si rivolga ad una guida, ad un maestro, ad un mentore. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Per completare potete ascoltare ascendente o segno lunare. Per capire come unire più oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate i link ai corsi gratuiti di tarocchi sui chakra e trovate anche il link alla playlist delle previsioni del 2024. Ci sono 4 previsioni per il primo semestre e 4 previsioni per il secondo semestre, una generale, una sulla crescita spirituale, una sull'amore e una sul lavoro. Trovate tutto comunque sotto. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Ah no, un'ultima cosa ragazzi. Presto farò un video dove spiegherò meglio, però molte persone, se mi seguono, chi mi segue insomma da un po', sa che a marzo ho sospeso le sessioni private. Ho intenzione di riaprire a luglio, non sono ancora a pieno regime, però ecco, diciamo, pubblicherò un video dove spiegherò tutto, ma intanto vi faccio un piccolo spoiler perché luglio è iniziato. ehm, Ho in promozione per tutto il mese di luglio la lettura semestrale. La lettura semestrale è come se fosse una sorta di foto sui punti principali del prossimo semestre, ovvero andremo a vedere vari punti, vari settori, dalla crescita spirituale a quello che può essere l'amore, il lavoro, l'economia, ed è una sorta di fotografia su quello che potenzialmente potrebbe succedervi nel prossimo semestre. Se volete saperne di più, potete comunque mandarmi un'email. Bene, se no poi mi dimentico di dirlo. Allora, andiamo a vedere qual è l'energia, amici dei pesci. Abbiamo un 2 di bastoni, asso di coppe, regina di pentacoli, il diavolo, 10 di coppe, la forza, e la regina di bastoni. È come se ci fosse un nuovo inizio con questo asso di coppe, potrebbe essere un'idea, potrebbe essere un'aspirazione, magari qualcuno aspira a diventare questo papa, a diventare questa guida. Tenete presente che adesso io vi dirò qual è l'andamento energetico più importante e poi andrò come a fare degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura alla vostra realtà, perché essendo una lettura generica può riguardare la famiglia, il lavoro, le relazioni di coppia, la crescita spirituale, qualsiasi cosa. Molto ampia. Allora, andiamo a vedere questo 2 di bastoni.
Cavaliere di spade. Cavaliere di spade, 4 di bastoni e 7 di bastoni. Allora ragazzi, ho come la sensazione che da un lato qualcuno voglia fuggire, mentre dall'altro lato è come se si stesse battagliando per mantenere un certo tipo di linearità in questa situazione o in questa relazione. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Cinque di spade, mago e 2 di bastoni nuovamente. È come se ci fosse l'idea di un inizio, ma non c'è l'azione, c'è tanta titubanza, avete 2 volte il 2 di bastoni. C'è come un sovrappensare su cosa devo fare e questo vi manda solo in confusione. E infatti poi anche il mago qui è girato al contrario, come se non si riuscisse a fare un determinato tipo di azione. Andiamo a vedere la regina di pentacoli. 5 di bastoni. E amanti. Allora, tenete presente che avete 5 di bastoni e 5 di spade. Qui è come se ci fossero delle lotte che potrebbero essere sia interne che esterne, inerente a questa nuova idea, questo nuovo ruolo, o l'idea del ruolo potrebbe anche essere. C'è come un qualche cosa che vi lascia lì. E credo che sia questo diavolo. Andiamo a vederlo. C'è qualcosa che non vi fa tornare i conti, come questa sensazione. Abbiamo il mondo e il 9 di coppe. Allora, qui c'è un qualche tipo di vincolo, di schiavitù con la carta del diavolo. Ci potrebbe essere qualche tipo di vizio o anche qualche tipo di tossicità per qualcuno. Probabilmente se così fosse è per quello che potreste aver bisogno di cercare una guida. Ehm, Però ho anche l'idea che sia una carta un po' di stagnazione, come vi dico. Datemi una carta per il mondo. Mm. Ragazzi, a quanto pare la sento un po' questo diavolo come la sfida di questo periodo, perché sono 2 carte che mi parlano di un ciclo che si ripete. È come se ci fosse un qualche cosa che è sempre la stessa storia. Abbiamo 2 volte il 2 di bastoni, 2 5 che parlano di lotte e di conflitti, quindi non nego che per qualcuno potrebbe essere una questione, magari una nuova idea, un nuovo progetto, un nuovo tipo di passione potrebbe anche essere, che per l'ennesima volta viene sminuita magari dall'altra parte. Adesso non ho ancora ben individuato se è una situazione o una relazione. A quanto pare sembra una relazione, però ognuno di voi applichi la lettura alla propria realtà. Andiamo a vedere questo 10 di coppe. Tre di bastoni. Quattro di pentacoli e re di spade. Allora, devo dire che nella quarta settimana di luglio con questo 10 di coppe c'è una sorta di
tranquillità, mi viene da dire, come se si iniziasse ad apprezzare di più quello che già si ha, magari insieme a questa persona o magari lo avete creato per conto vostro. Comunque è come una maggiore consapevolezza di tutto quello che si è creato, di tutto quello che avete già nelle vostre mani e c'è come una tendenza a guardare più serenamente al futuro. Nonostante questo diavolo, io qui sento che qualcuno prenderà consapevolezza che è ora di interrompere qualche ciclo karmico. Anche se poi le cose si appianano, però è come se fosse sempre la stessa minestra. Fatemi sapere nei commenti. Andiamo a vedere la forza. Quattro di coppe e ruota della fortuna. Qui secondo me se fate affidamento semplicemente alla vostra forza di volontà nell'andare avanti in questa situazione, nel voler mantenere la serenità, nel voler mantenere questo senso di gratitudine, perché sento che è un po' come il ok, prendo consapevolezza che in realtà sono molto fortunato, molto fortunata per tutto quello che ho, ed è come entrare in una sorta di vibrazione di gratitudine che vi darà come l'apertura del cuore e sento che questa forza vi darà proprio il coraggio di andare in avanti e arriva alla ruota della fortuna. Andiamo a vedere la regina di bastoni, perché qui ho come la sensazione che non vedrete arrivare un cambio, però il cambio sì che ci sarà. 9 di pentacoli e 5 di coppe. Guardate, è interessante perché il 9 di pentacoli è una carta di abbondanza economica, di ricchezza ereditata, mentre il 5 di coppe è una carta di perdita economica e di dipendenza economica. È come se ci fosse una sicurezza già presente in voi, che sia di tipo economico, che sia di tipo pratico, che sia la casa che vi siete comprati, è lo stesso, però d'altro canto è come se aveste anche paura di perdere questa sicurezza economica. Il senso qui ho come l'idea che sia con questa regina di bastoni di non sperperare il denaro in questo periodo. Anche qui abbiamo un 2 di pentacoli, ci potrebbero effettivamente essere come degli alti e bassi finanziari. Niente di grave, eh? Però ecco, l'idea è quella di non fare troppo shopping per qualcuno, di non perdersi troppo nei vizi, di non spendere troppo per i trucchi, mi dicono. Mi fanno vedere i rossetti nello specifico. Va bene ragazzi, tutto sommato devo dire che potrebbe presentarsi come un periodo ciclico dove ritornano a galla certe dinamiche e poi si riappianano. Però ho come la sensazione che sarebbe vantaggioso per voi risolvere questi 5, che secondo me potrebbero essere sia conflitti, screzi con qualcuno di esterno, oppure potrebbero essere qualcosa di vostro interno, cioè il fatto che non si sappia bene che cosa fare, quindi se faccio così potrebbe andare così, magari non è giusto, se faccio così potrebbe andare diversamente, però potrei anche avere il risvolto della medaglia. Insomma, ci sono come tanti se, tanti ma, tanti perché nella vostra testa in questo periodo. Però appunto sento che le cose andranno ad appianarsi piano piano, c'è come poi un senso di unione, un senso di famiglia, di gruppo anche se volete qui, ok?
Devo dire che questo papa mi risuona con questo re di spade, nel senso che potrebbe effettivamente essere un consulente, un qualche tipo di guida, ehm, anche psicologica, ragazzi, perché normalmente i re di spade sono associati alle carriere dove c'è un lungo percorso di studi, quindi quello di avvocato, notaio, quelle cose lì, medico piuttosto che psicologo o cose per lo stile. Quindi potrebbe anche esservi utile una consulenza, diciamo spirituale, anche se qui è proprio più psicologica, però il Papa mi parla di una guida spirituale in realtà. E come il Papa è colui che traduce i messaggi del cielo o dal cielo e li comunica al popolo. Quindi è un po' come se aveste bisogno di un traduttore, di una persona che vi aiuti a ricalibrare tutti questi pensieri. Andiamo a vedere Osho, oltre le illusioni. Repressione e compromesso. E che sento che effettivamente da un lato andate con la fantasia in avanti, vorreste vedere le cose da un'altra prospettiva, ma con questi 5 sento che qua eh, c'è questa sorta di repressione. Sono i pensieri che sono troppi. Certe volte si lotta con il proprio ego per ottenere certi tipi di risultati e sono talmente tanti i pensieri che ne derivano che alla fine diventa uno stress, ci autostressiamo. Quindi qui il consiglio delle carte è: trovate un compromesso, che nel senso specifico della carta, essendo un 6 di pentacoli, può far riferimento a dei collaboratori. Trovate dei collaboratori che vi possano alleggerire la mente. Guardate le cose in prospettiva, da un punto di vista più ampio, ok? Andiamo a vedere un koan. L'acqua è un'essenza, diventa latte se la beve una mucca, veleno se la beve un serpente. Che interessante, quindi fate attenzione, mi viene da dire con che spirito, uno, vi nutrite, due, integrate le informazioni. Cioè, quando vi arriva un'informazione, magari da una persona arrabbiata, integrate anche voi quella rabbia? Che interessante. Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemelo sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, potete condividere il video o lasciare anche una piccola donazione. Se poi volete iniziare un percorso di crescita con me, potete contattarmi via mail per fissare un appuntamento, oppure se preferite andare a vostro ritmo, potete abbonarvi al canale. Se volete dare un'occhiata ai temi trattati, le playlist sono quelle con le copertine lilla, i titoli sono visibili. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!